L'intervento del waterfront di San Girolamo e Fesca è un intervento che ha avuto uno sviluppo in lunghezza di circa 1,7 km, ha completamente riqualificato e cambiato in meglio la vita e gli spazi pubblici di due quartieri importanti, appunto gli omonimi quartieri San Girolamo e Fesca. È un intervento che si colloca all'interno di una strategia ben più ampia messa in campo dall'amministrazione comunale, una strategia che punta a riqualificare completamente i 42 km di costa che vanno da Torreammare a sud fino all'estremità più a nord di Santo Spirito. L'obiettivo è duplice, è quello di collegare fra di loro questi 42 km di costa, ma soprattutto di riqualificarli cercando di riscoprire un nuovo rapporto con il mare. Questo nuovo rapporto con il mare è stato letteralmente conseguito proprio nell'intervento di San Girolamo e Fesca, lì dove è stata spostata una funzione prima importante eseguita da quel tratto di costa, era una funzione trasportistica di collegamento di una strada che è stata arretrata nella parte più interna del quartiere, mentre sulla costa sono stati realizzati spazi che hanno l'ambizione di sviluppare la socializzazione fra le persone. Una pista ciclabile lunga 1,7 km, ampi camminamenti, moltissimi spazi verdi, spazi dove potersi sedere, abbiamo stimato oltre 6.000 posti a sedere, oltre 20.000 piantumazioni, di cui 200 alberature, rappresentano i numeri di questo intervento che ha letteralmente cambiato le abitudini di questo tratto di costa. Non solo, abbiamo conseguito anche uno sviluppo economico della zona, molte sono le attività commerciali che hanno trovato interesse in locali che esistevano, moltissime sono le attività edilizie di recupero di vecchi manufatti che erano abbandonati da anni, e poi ci sono gli interventi edilizi realizzati nell'ambito della Piazza sul Mare che, messi in concessione da qui a breve, permetteranno di avere la giusta vitalità sia per attività commerciali ma ancor di più per attività sportive che renderanno vivo tutto l'anno questo tratto di costa. I prossimi interventi che la città ha calendarizzato sulla costa sono il rifacimento del lungomare di fronte al tratto della città vecchia di Bari Vecchia, un tratto che verrà letteralmente riqualificato e che ingloberà anche il molo Sant'Antonio e San Nicola attraverso il Teatro Margherita. Poi abbiamo un'estensione dell'intervento che interessa il lungomare monumentale fino a Pane e Pomodoro a Torrequetta. C'è tutta la riqualificazione della costa sud che è stata oggetto di un concorso internazionale che arriva fino a San Girolamo. Abbiamo già una progettualità per sviluppare un tratto di costa di circa 2 km in Torreammare, e abbiamo in corso di esecuzione, peraltro con lo studio di Boigas, proprio lo stesso di Barcellona, una riqualificazione dell'area portuale e costiera di Santo Spirito. Questa è la strategia che la città di Bari ha in atto e in programma per i prossimi anni. Lungo l'Adriatica c'è una pista ciclabile molto importante di valenza europea, è una pista che ha una criticità, una discontinuità proprio in terra di Bari, ed è una discontinuità in corrispondenza del canalone Balice, lì dove non è possibile percorrere e attraversare questo canale in bici, e quindi questo non permette di avere la continuità con i quartieri di Santo Spirito e Palese, ovviamente partendo da Bari città attraverso San Girolamo e Fesca. È una criticità che verrà risolta anche qui a breve. C'è una candidatura per un progetto di una passerella ciclopedonabile per la realizzazione anche di un ponte carrabile, ovviamente urbano, che andranno quindi a integrare quelle funzioni trasportistiche oggi assolte esclusivamente dalla strada statale, che come tutti sanno è una strada extraurbana che però assolve anche alle funzioni, diciamo, di circonvallazione interna, facendo dialogare due quartieri importanti della città fra di loro, e questo crea grossi problemi soprattutto negli spostamenti. Quest'estate, proprio all'indomani dell'inaugurazione, sono stati organizzati tutta una serie di eventi
tra i più disparati, alle proiezioni cinematografiche, agli spettacoli artistici, alle competizioni sportive, a dimostrazione di come questi spazi presentano una forte vitalità, una forte versatilità nell'utilizzo e soprattutto un elevato gradimento, perché sono tutti interventi che hanno visto una grandissima partecipazione di persone. So, with reference to the intervention to the west of Bari, called Promenade or Waterfront from Fesca to San Girolamo, the team of designers had to reach several goals: to protect a urban area from overtopping and storms attack, which was damaging every year at least 2-3 times the road, the path. So then to create new beaches for recreational use. In fact, that was an abandoned area with some buildings, people living there, but without recreational activities. And to create a small port for sport and pleasure boats. And then finally to interconnect the new buildings with the sea. So these goals have been achieved by the construction of new coastal structures, a square at the sea, the construction of pedestrians and bike paths. In addition, it was created a kind of dune, because originally along the coastline there was a dune. So an artificial dune has been created with vegetation typical for a dune. The erosion phenomena is related to the use of the coast, or what is going on along the coast. The erosion comes because no more sediment is reaching the beach, the coastline, because we have reservoirs along the rivers, we have no natural water coming to the river, to the sea, sorry. So this causes a lack of sediment. The protection, the coastal protection, is also a cause of a lack of sediment to the beaches. So erosion is related to the use of the land from the man. In fact, if you go to an area without human presence, then in that area the erosion is not existent. So we have to consider this. 20 million years ago, the sea level was 130 meters below the present sea level. So now we are so worried about the climate change impact on sea level rise. We expect 50 centimeters more at the end of this century. So why do we worry so much about this increase of the sea level? Because we have created an hard coastline. The coast has to be dynamic, so we cannot create hard structures along the coastline. The roads, the buildings have to be avoided along the coastline. Right now we have a lack of sediment, and we have to protect the remaining sediment or to nourish the beaches.